Da quando abito qui, che sono oramai 35 anni quasi, mi sembra di aver fatto 4-5 vite, insomma, non una sola vita, perché hai modi di fare tante esperienze diverse. Mi chiamo Camaleonte Oleandro e sono arrivato a Damo nel 1983. Io abitavo in Sicilia, a Palermo, ero uno studente di biologia a quei tempi. Avevo una fidanzata che si interessava di esoterismo, astrologia, eccetera. Io ero molto scientifico, lei era molto invece su questo, per cui c'era una differenza di visioni interessanti. Però comunque era un mondo che mi attraeva, questo mondo un po' dell'intuito, eccetera. Per cui mi invitò una sera a questa conferenza che fece Falco con i viaggiatori a casa di un'amica comune, in cui Falco e i viaggiatori parlarono di Daman, parlarono del gioco della vita, del viaggio, eccetera eccetera, e fu per me come riconoscere qualcosa a cui appartenevo già. È stata una cosa che mi colpì tantissimo. Andate a cena insieme e ci siamo iscritti al viaggio, per cui mai visti prima. Un giorno dopo ci siamo iscritti a questo viaggio affascinante ma comunque sconosciuto. Finimmo la cena intorno a mezzanotte, credo, e allora ci dissero: ma se volete venire con noi domani mattina si parte alle 9. Allora, dopo questa cena un po' la ragione è tornata da un certo punto di vista, e abbiamo detto: ma come facciamo a sparire nel nulla, non sappiamo dove andiamo, che facciamo? Per quel mattino andammo a questo appuntamento dicendo che insomma non ci sentivamo di partire in questo modo, sembrava un pochino duro per i nostri parenti accettare questa storia. Falco ci disse: vabbè, ok, arrivederci. Questo era il 17 di marzo dell'83 e quel giorno fu per me come vedere il carro della tua vita che passa e te lo perdi. Eravamo proprio a terra, come dire, una condizione proprio di proprio prostrazione, di aver perso qualcosa di importante. Una cosa che mi colpiva in quel giorno è che mi guardavo allo specchio e non mi vedevo, non riuscivo a vedermi negli occhi. Fortuna poi il giorno dopo i ragazzi del viaggio dissero a Falco: dai, diamogli un'altra possibilità, proviamo ancora. Per cui loro ci chiamarono e questa volta poi siamo partiti effettivamente dicendo che partivamo. Poi è cominciata la nostra storia di viaggio, ho fatto 2 mesi di viaggio molto importanti. Arrivammo qui nel maggio dell'83, dove si cominciò a prendere la casa di ogni dove uno. Allora chiesi a Falco se potevo restare anch'io lì e lui mi disse: ma no, torna a Palermo, finisci gli studi e quando finisci gli studi poi vedi, insomma. Per cui tornai a casa e ho fatto poi la mia vita andando su e giù da Damo quasi ogni mese per frequentare corsi e cose varie. Dopo che mi sono laureato nell'84 ci fu un lungo periodo di indecisioni, perché nel frattempo avevo trovato lavoro in banca, avevo una nuova ragazza con cui stavo molto bene, insomma facevo tutto quello che la vita ti poteva dire, insomma. Poi a un certo punto dentro di me ho detto: basta, mi trasferisco. E fu un'esperienza molto istruttiva, perché il giorno dopo, tornando al lavoro, io ero al centro elettronico del Banco di Sicilia come programmatore operatore. Arrivo lì al lavoro e c'era una circolare che dice: chi vuole andare a Milano, a Torino, trasferendosi per il lavoro, gli diamo aiuto economico, 15 giorni di ferie, paghiamo tutte le spese. E, come dire, fu come per dire, quando ho scelto io veramente cosa volevo, dentro di me cosa volevo fare, si sono aperte le porte, c'è stata questa possibilità di... Per cui poi nell'85 mi sono trasferito definitivamente a fatto cittadino da allora fino ad oggi.